Buongiorno, oggi voglio parlarvi di un autore che amo tantissimo, che è Gianni Celati. Era da tempo che volevo parlarvene perché purtroppo è mancato proprio nella prima settimana del 2022, quindi mi sembrava giusto rendergli omaggio con un breve discorso sul suo lavoro. E volevo parlarvene principalmente per i suoi lavori che mi toccano maggiormente, che sono i suoi taccuini di viaggio nelle sue esplorazioni dell'Africa. Però alla fine in questi giorni proprio è stata inaugurata una mostra dedicata a Luigi Ghirri, e questo mi ha fatto venire in mente un altro lavoro che ho amato tantissimo di Gianni Celati, che è Narratori delle pianure. Ora, dove sta il collegamento tra Luigi Ghirri e Gianni Celati? Ghirri è, come tutti voi sapete, un fotografo di paesaggio famosissimo, e ha creato veramente delle immagini che fanno parte ovviamente del nostro retaggio culturale, potrei dire. A un certo punto nel 1980 Luigi Ghirri, insieme ad altri fotografi, vuole fare una una serie di reportage fotografici sulla foce del Po, sul Po, e viene a conoscenza di questo intellettuale di cui gli parlano dei suoi conoscenti, allora prende il telefono e chiama Gianni Celati, e i 2 diventano grandissimi amici. Non poteva essere altrimenti, perché entrambi hanno un modo di affrontare la realtà che è veramente molto simile. Le fotografie di Luigi Ghirri sono quasi metafisiche, esplorano un mondo reale ma surreale allo stesso tempo, e così è la narrativa di Gianni Celati, un autore, uno scrittore che va oltre la realtà tangibile, e cerca quel qualcosa che entra a far parte dell'umanità e del rapporto tra uomo e territorio. C'è un esempio che fa parte del libro Avventure in Africa, quando lui è in Senegal, è alla foce del fiume Senegal, e c'è questo incredibile spettacolo da cartolina, e lui dice, derubrica questa situazione quasi come una situazione da documentario. A lui non interessa lasciarsi travolgere dal bello, ma vuole cercare quello che è nel comune, vuole guardare sotto i sassi, e allora rivolge la sua attenzione, non lo so, alla sua guida, alle dinamiche umane, a quello che succede quando lo portano in un paesino di un villaggio lì vicino. E quindi questo veramente dà la misura della grandissima capacità di osservatore e di cercatore di Gianni Celati. Ora, la mostra di cui vi parlavo di Luigi Ghirri in realtà non c'entra con questo, perché questa mostra è dedicata a un altro evento, ben prima della conoscenza tra Luigi Ghirri e Gianni Celati, ed è incentrata su Italia in miniatura. Ora, Italia in miniatura è un'avventura, un'altra avventura incredibile, in cui si è imbarcato Ivo Rambaldi nel 1967, quando, dopo aver visto Svizzera in miniatura, ovviamente in Svizzera, decide di vendere tutto, vendere appartamenti, la sua quota della società, e fare dei debiti con le banche per creare questo grandissimo parco tematico, proprio Italia in miniatura, che verrà inaugurato nel 1970, tra l'altro in un'inaugurazione sottotono, perché c'è la pioggia, ci sono soltanto 300 invitati, 300 persone. Poi però alla fine anche il grande pubblico scoprirà questo grandissima impresa. E Luigi Ghirri è attratto da questa attività, da questo sogno, da questa impresa, a più riprese, sia durante la creazione che dopo l'inaugurazione, frequenta il parco tematico e inizia a scattare foto. Perché? Perché è attratto da questa rappresentazione del reale, e questo si rispecchia nelle sue foto, in cui si perdono ogni tipo di riferimento, e quindi i soggetti delle sue foto non si capisce se siano il reale o il rappresentato. È veramente qualcosa di peculiare. Ovviamente queste non sono le foto più famose di Ghirri, non sono le più scenografiche, però danno veramente un'idea dell'abilità di questo grandissimo fotografo di rappresentare quello che è oltre il tangibile.
E proprio per questo c'è il collegamento con Narratori delle pianure. Gianni Celati è un uomo, uno scrittore, un traduttore, è stato uno scrittore, un traduttore, un critico letterario, ma soprattutto un viaggiatore, capace di cercare quello che è oltre il reale, quello che è oltre il tangibile. E in Narratori delle pianure, che è proprio una raccolta di racconti in cui lui, diciamo, prosegue questo suo viaggio che aveva fatto con Luigi Ghirri, che poi si era concretizzato in una serie di lavori, uno su tutti, Viaggio in Italia, una serie di lavori in cui lui aveva scritto dei racconti a corredo di queste fotografie incredibili. E in Viaggiatori della pianura lui raccoglie una serie di storie, che fanno parte, anche della cultura popolare, che, magari all'inizio potrebbero sembrarci surreali, perché ci sono una serie di situazioni che ovviamente non hanno a che fare con la realtà, magari storie di fantasmi o non si capisce bene, s quanto siano, tangibili queste situazioni che viene a descrivere. Però possono anche sembrare delle storie frammentate, perché son tante storie diverse, però poi alla fine leggendo, non solo riusciamo a raccogliere una sorta di filo conduttore che fa parte di questa narrazione, ma, restiamo quasi incatenati al reale. Noi, cerchiamo di seguire riusciamo a seguire lo spirito di Celati che ci introduce in questo mondo, un po' come fa Ghirri con le sue fantasie, con le sue fotografie, in questo suo mondo che è fatto sì di fantasie, ma è anche fatto di un'umanità densa, solida, un'umanità che ci viene descritta in maniera così ricca da queste pagine. E non vorrei fare un collegamento troppo azzardato, ma, questo libro mi ricorda, in maniera molto, molto forte un libro che fa parte della mia infanzia, un libro di, Guareschi, non il Guareschi di Don Camillo e Peppone, ma il Guareschi del Decimo Clandestino. Anche nel Decimo Clandestino, ci sono una serie di racconti, ovviamente del dopoguerra, qua siamo nel pieno del neorealismo italiano, ma, anche questi racconti che fanno parte quasi della tradizione popolare, perché comunque sono racconti legati alla terra, legati alla pianura padana e, legati all'umanità, legati alla povertà, alle situazioni veramente difficili. Ci sono 3 racconti che secondo me, quasi descrivono in maniera molto attinente questo collegamento che voglio fare tra Gianni Celati e Guareschi. Uno è L'alba del commendatore, in cui c'è questo bambino che deve scrivere il tema e a un certo punto, suo padre lo porta a vedere l'alba da un palazzo e questa nebbia che si alza all'alba veramente mi ricrea queste situazioni, mi richiama a queste situazioni della pianura padana che posso rivedere, quasi, assaporare nel libro di Gianni Celati. L'altro è la parte di Diego, in cui, c'è una famiglia che chiede se dividere la parte anche, dell'eredità a uno dei figli che è morto e alla fine è il fiume che se la prende. E anche questa è una di quelle, accettazioni della natura, una di queste, situazioni quasi surreali che noi accettiamo in quanto tali e veramente, fanno parte anche della cultura del libro di Celati. E il terzo ovviamente è il racconto Il Decimo Clandestino, in cui c'è il bambino morto che appare quasi come un fantasma alla fine del racconto, proprio come i Narratori della pianura quando c'è un bambino morto che appare a 2 donne, creando una serie di situazioni, veramente, surreali. Io, ovviamente non posso che augurarmi che, in caso non l'abbiate fatto anche voi, possiate attingere a questa grandissima, ehm, libreria veramente che sono la produzione di Gianni Celati, che non è solo un cercatore, un viaggiatore, ma è anche un viaggiatore nelle parole. È famosissimo la sua traduzione del Bartleby di Melville, in cui invece di tradurre "I would prefer not to" come "preferirei di no", lui traduce, come "io avrei preferenza di no". E questo veramente dà il senso della sua grandissima profondità e capacità di cercare, nell'animo umano non solo le situazioni, ma anche le parole giuste per andare a definire un sentimento, un'espressione. E tra l'altro, Gianni Celati
è, veramente uno di quegli autori di cui si trovano, tantissimi libri all'interno della piattaforma di prestito MLOL. Questo non per fare pubblicità a MLOL, ma per dire, che io sono un utente, fedelissimo della piattaforma e i suoi libri sono sempre disponibili e ce ne sono tantissimi. Quindi in caso vi dovesse capitare, è sicuramente un'opportunità per approcciare questo autore. Vi ringrazio per l'attenzione. Un saluto e alla prossima.